Ragazzi, oggi uno spaghettino al profumo di mare, uno spaghettino con le vongole dei poveri, con i lupini, però vongole dei poveri che spesso vengono scelte dai pescatori. Chissà come mai, sarà perché sono spettacolari? Guardate come lo faccio nel mega padellone e buona visione! Ed eccomi dietro al mio fedele padellone mentre mi accingo a preparare questo spaghetto davvero delizioso. Innanzitutto metto i gambi del prezzemolo e poi aggiungo qualche cucchiaino di aglio tritato con il suo rispettivo olio che ormai si è aromatizzato. Aggiungo ancora un po' di olio extravergine di oliva e questa è la base per far aprire i lupini. Questi sono già spurgati e sono un po' più di 2 kg. Siccome possono contenere sabbia, accertatevi sempre in pescheria se sono già state spurgate, altrimenti lo fate voi lasciandole qualche ora in una soluzione di acqua e sale. Una volta che l'aglio si è imbiondito, stando bene attento a non farlo bruciare, procedo con l'aggiunta dei lupini. Ci si potrebbe mettere anche qualche peperoncino se vi piace, oppure mettete, se volete, uno spicchio d'aglio in camicia, così poi potete rimuoverlo. Io questo per me è più saporito e ho aggiunto l'aglio tritato. Una volta aggiunti i lupini al padellone, metto il coperchio e lascio andare per una decina di minuti. Dopodiché all'apertura li scoprirò tutti belli aperti. Questo è sinonimo che erano vivi, ma ovviamente lo sapevo già da prima, altrimenti non li avrei presi. Per adesso spengo la fiamma perché non serve più e vado a rimuovere i gambi di prezzemolo che ormai hanno dato il profumo necessario, pertanto non servono più e vado a toglierli. Ancora ce ne sono un paio, uno è qua, ecco mi è caduto, e l'altro che è rimasto è qui a centro. Benissimo, adesso invece vado a togliere i lupini, li metto in un contenitore, qua c'è rimasto ancora un pezzettino di gambo, li metto da parte e per adesso non servono, questi poi mi serviranno quasi a fine cottura della pasta. Li vado a togliere perché mi serve questo bel liquido che vedete sul fondo del padellone. Qui praticamente c'è tutto il gusto del mare, vedete che bello, questo è davvero prezioso, anche perché oggi andiamo a fare uno spaghetto bianco, per cui tutto il gusto è davvero qui, non c'è neanche il pomodorino. Lo vado a prendere questo liquido e me lo vado anche a filtrare, perché ci può essere sempre qualche pezzettino di guscio oppure ancora un po' di impurità all'interno delle vongole, pertanto è sempre bene filtrarlo e anche questo lo tengo da parte. Poi passo con un po' di carta assorbente, la passo su tutto il padellone, così vado a pulirla in questo modo. Non è necessario lavarla per 2 motivi: 1 è già calda, 2 ancora devo continuare a cucinare qui dentro. Infatti adesso che l'ho pulita dagli eventuali residui, vado nuovamente a rimetterci sia l'aglio tritato con il suo rispettivo olio aromatizzato e successivamente vado poi a farlo scaldare. Però ancora, oltre a quest'aglio aromatizzato e quest'olio, devo aggiungere un po' in più di olio extravergine d'oliva. Qua ragazzi l'olio ci vuole. Una volta che faccio scaldare per bene l'olio e di conseguenza l'aglio inizia a rosolarsi, posso procedere a che cosa? Ad andare ad aggiungere questa volta il liquido, perché proprio nel liquido che è stato ricavato dall'apertura delle vongole, proprio in questo liquido andrò a cuocere gli spaghetti. Ora avete capito perché poi saranno belli gustosi, al gusto di mare, anche perché dovete sapere che i lupini non possono essere allevati, pertanto è sicuro che provengono dalla pesca in mare, pertanto hanno un gusto davvero
bello intenso, sapido, questo sì, perché contengono più sale, però io sinceramente, a parte la differenza di prezzo, li preferisco abbondantemente alle vongole veraci. Benissimo, ho aggiunto questo bel 1,5 kg di spaghetti e adesso dolcemente li faccio dondolare, gli faccio assorbire questo profumo di mare e li lascio cuocere. Se è necessario aggiungerò un po' di acqua. Come vedete non ho aggiunto ancora il sale, perché con quest'acqua dobbiamo stare bene attenti, cioè poi vanno assaggiati, se è il caso si può sempre aggiungere, oppure è meglio evitare, altrimenti poi uno spaghetto troppo sapido non va bene. Nel frattempo che la cottura della pasta va avanti, io già mi sono tritato il prezzemolo, perché qui sempre, se vi piace, è davvero d'obbligo, ci sta benissimo. Nel frattempo vado a dare un'occhiata alla cottura della pasta, vedete che crema che sta uscendo qui. Questa è tutta la cremosità dell'amido stesso della pasta, che poi si va ad emulsionare anche con l'olio. Il profumo di mare, ragazzi, è strepitoso, mi dispiace che non possiate sentirlo, ma qui coccolandola in questo padellone, facendola girare, ho aggiunto ancora un goccio d'acqua perché mancano gli ultimi 2 minuti e siamo davvero pronti, ed in questo momento vado ad aggiungere tutti i lupini. Una parte sono stati pazientemente sgusciati e un po' li abbiamo lasciati con il guscio, giusto per abbellimento, diciamo, dello spaghetto stesso. Avete visto quanto si sono ridotti? Pensate che erano circa 2,3 kg. Benissimo, però il gusto, ragazzi, il gusto esce da quell'acquetta che andiamo a ricavare. Il resto è davvero spettacolare come si presenta questo spaghetto, molto come si dice, scivoloso, come piace a me piace così. Questo è uno spaghettone esattamente trafilato al bronzo. Perfetto, ci siamo, possiamo procedere all'impiattamento a valanga, assolutamente. Qui ci sta benissimo, ragazzi, il peperoncino. Come al solito, quando io dico ci sta benissimo, è soltanto un umile consiglio, perché voi sapete bene che nella mia cucina si mangia a gusto, a vostro gusto personale. Se vi piace lo mettete, non vi piace omettetelo, ok? Nella mia cucina non ci sono regole e comandamenti, vi do soltanto i consigli e vi faccio vedere come piace a me. Ecco qua, questo va riempito, ragazzi, il mio tegamino va assolutamente riempito, e qui ci vogliono oggi un paio di piattini di questi, ci vogliono un paio di viaggetti, perché ho un appetito davvero eccessivo, perché questa è una pasta che a me fa impazzire, mi piace così bianca, mi piace anche con i pomodorini, però sono due cose che sembrano uguali, però hanno le loro differenze. Questa bianca la preferisco un tantino in più. Vado a spolverarci il basilico, non lo aggiungo al padellone perché non a tutti piace, ed ecco il piatto finale. Questo è il mio spaghetto con i lupini di mare, e adesso vado a inforchettare, ragazzi, perché sono le 13:30, l'orario c'è, l'appetito non manca, sto ingoiando a vuoto. Eccolo qua. Bocca mia, fatti capanna, mamma mia che porto che è diventata questa bocca, è diventato un porto di mare, davvero, ragazzi, un piatto eccellente di questo periodo. Provate a farlo, un bicchiere di vino bianco fresco e bevetelo alla mia salute. Ciao a tutti!